Bentornati, Football Benchmark riparte, la quarta stagione, bentornato con un grande piacere ad Andrea Sartori, Global Head of Sport di KPMG. Ciao Luca, un piacere anche per me essere tornato. Torniamo subito molto carichi con un argomento che sta tenendo banco soprattutto a Roma, ma non solo, perché parliamo degli investitori stranieri extraeuropei nel calcio e quindi nel calcio europeo. Nel corso di questi ultimi anni c'è stata una sovrabbondanza di investitori che hanno voluto entrare nel mondo del calcio. Come mai, Andrea? Guarda, se guardiamo gli ultimi anni c'è stata una crescita notevole dei ricavi che derivano dai diritti televisivi, ma anche dai ricavi commerciali. E questo è legato a un effetto di globalizzazione del calcio che è stato favorito molto dall'evoluzione del settore media e in particolar modo dalla digitalizzazione del calcio, nonché dalle piattaforme streaming. Quindi il calcio è diventato accessibile a basso costo e qualche volta direi anche gratuitamente in qualunque parte del mondo. Questi sono i ricavi, fra poco ne parleremo, la crescita dei ricavi nel calcio. Questo chiaramente ha portato anche un investimento, cioè una voglia di investire nel calcio maggiore, perché come vediamo da questa grafica sono cresciuti molto. Ci sono state delle condizioni in questo periodo che hanno favorito questi ingressi di capitali? Sì, oltre alla crescita del calcio favorita dalle condizioni che appunto spiegavo precedentemente, direi che ha avuto un impatto fondamentale anche il financial fair play, perché il financial fair play ha avuto il merito di aumentare la sostenibilità finanziaria dei club, anche se ha avuto un effetto collaterale che è quello praticamente della polarizzazione delle posizioni di forza dei grandi club europei. Se torniamo quindi sulla grafica precedente, possiamo vedere che c'è stata negli ultimi 9 anni che sono coperti appunto da questa grafica una crescita notevolissima, passando da circa 13 miliardi di euro della stagione 2010 fino ai 21 miliardi della stagione finita appunto nel 2018, una crescita del 65% in 9 anni che possiamo anche vedere nella profittabilità delle squadre di calcio. Che è la grafica successiva, ma questo è un andamento che trova riscontri anche in altri settori dell'economia? Cioè una crescita così grande della profittabilità o dei ricavi? Guarda, più che della profittabilità potremmo parlare del valore d'impresa nella prossima slide, che è appunto cresciuta molto di più rispetto al mercato azionario. Però magari soffermiamoci prima su questa slide. Se guardiamo la stagione 2011, fine della stagione 2011, le perdite aggregate dei 700 club più grandi d'Europa ammontavano a 1 miliardo e 700 milioni. Introduzione del financial fair play, come si vede queste perdite vanno a diminuire progressivamente con un profitto aggregato nella stagione 2017 di 579 milioni. 2018 è sceso leggermente, ma comunque non siamo più in rosso. Tutto questo, al netto di quello che dicevi prima, della cristallizzazione delle parti, però c'è una solidità diversa. Esatto, e tutto questo praticamente ha portato ad un interesse crescente da parte di investitori, anche che comincerei a definire quasi istituzionali, inclusi i private equity, nel settore del calcio. Prima dicevi del valore d'impresa delle società. KPMG fa uno studio che esce tutti gli anni sul valore delle società, quindi quanto valgono sul mercato le società. E insomma la crescita anche in questo caso è esponenziale, no? Forse ricalca quello che abbiamo detto prima, una logica conseguenza, però le società ogni anno valgono sempre di più. Esattamente. Cioè, se guardiamo questi dati, 1 gennaio 2016, e qui ci riferiamo alle 32 squadre più grandi d'Europa, più importanti d'Europa, 26 miliardi di euro di valore, 2019 35,6 miliardi di euro, una crescita in un periodo di 3 anni del 35%. Assolutamente molto di più di qualunque grande mercato azionario, sia New York Stock Exchange che London Stock Exchange. È per questo quindi che l'investitore cerca di entrare nel calcio. Esattamente. E infatti vediamo, noi abbiamo fatto una mappa, aiutati naturalmente da voi, sulle principali proprietà straniere in Europa. Beh, insomma, la colonizzazione, mi verrebbe da chiamarla così, dei capitali stranieri nel calcio più importante a livello europeo, perché qui parliamo di Big Five, quindi Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia. L'unico paese non occupato, fra virgolette, è la Germania, che ha delle logiche diverse. In Inghilterra i più grandi club di fatto sono di proprietà straniera, in Italia abbiamo fra le 5 e le 6 proprietà, perché è di recente il Parma che si è svincolato. Anche in Francia le 3 società più importanti sono tutte di proprietà straniera. Cioè c'è questa globalizzazione del calcio che porta i capitali stranieri in Europa, nelle società più importanti. Esattamente. Tendo a sottolineare che questa è una selezione
è una selezione appunto dei capitali stranieri, però possiamo vedere anche la diversità. Ci sono dei capitali cinesi molto importanti che sono arrivati anche in Italia, chiaramente all'Inter, precedentemente con direi quasi sciagurato investimento di Mr. Lee, il Parma che però questa diciamo compagine cinese è stata ormai allontanata, ma c'è anche un investimento cinese all'interno del Manchester City. Certo. Abbiamo un investimento thailandese nell'Leicester e poi c'è una forte presenza anche americana. Non solo la Roma di Pallotta e chiaramente i nuovi investitori, la Fiorentina di Rocco Commisso, ma anche il Liverpool. È globalizzato però il soldo che arriva in Europa, no? C'è l'Asia, c'è l'America, c'è gli Emirati Arabi. Tutti guardano in Europa. Il Qatar con il Paris Saint-Germain, Peter Lim al Valencia, quindi c'è assolutamente una globalizzazione del settore del calcio anche a livello di interesse da parte degli investitori per le ragioni che abbiamo spiegato precedentemente. La domanda adesso diventa più italiana piuttosto che europea, no? Perché ultimamente abbiamo assistito a una moltiplicazione di investitori stranieri che vogliono entrare in Europa, in Italia, nel calcio italiano? Allora, abbiamo cercato di fare un sommario di queste ragioni su questa grafica. Non dimentichiamoci che abbiamo comunque una grande tradizione nel calcio e siamo anche un paese grande a livello demografico con 60 milioni di abitanti che di conseguenza ha un certo valore anche a livello media. C'è stata una crescita dei diritti TV internazionali nella maggior parte delle leghe, ma non in Italia. L'Italia è nettamente indietro rispetto alla Premier League, dove praticamente i ricavi sono 1 miliardo e 600 milioni, la Liga è intorno ai 900 milioni e la Serie A nell'ultimo ciclo ha raggiunto solo 371 milioni. Questo offre quindi un upside per un potenziale investitore. E poi, secondo me, ci sono altri due fattori fondamentali. Uno, la disponibilità dei 4 posti di accesso alla Champions League, che è un vantaggio non da poco per un investitore, nonché penso che ci siano anche delle notevoli opportunità per migliorare la managerialità del club. Le altre due ragioni le analizziamo nelle prossime 2 grafiche in maniera più approfondita. Una adesso, ovvero quando tu dicevi del margine che c'è ancora per poter far crescere il calcio italiano, i profitti del calcio italiano, uno naturalmente arriva dagli stadi. Ne abbiamo parlato tanto anche nelle precedenti edizioni di Football Benchmark. C'è una potenzialità inespressa ancora degli stadi italiani, un po' perché alcuni non sono di proprietà, altri perché non c'è un buon margine di ricavo ancora nelle squadre italiane. Qui, Andrea, tu ci hai portato i ricavi da stadio e quindi i ricavi per seggiolino delle società più importanti. Una selezione, abbiamo preso una selezione. A raffronto con le italiane, con le 3 italiane più importanti, potremmo dire, no? Da un punto di vista almeno di tifosi. Beh, il paragone, mi pare evidente, lo regge soltanto la Juventus. Lo regge la Juventus, non a caso con uno stadio di proprietà. La Juventus genera 73 euro a seggiolino pieno vuoto, direi quasi sempre pieno perché ha un tasso di occupazione molto elevato, e tendo a sottolineare che 4 anni fa questo dato era a 43 euro, quindi c'è stata una crescita esponenziale, forse nell'ultimo anno anche derivante dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Abbiamo voluto prendere 2 squadre italiane importantissime come le 2 milanesi che però non hanno uno stadio di proprietà. Tendo a sottolineare che l'Inter è anche a livello di top 5 in Europa in termini di presenze assolute. L'anno scorso ha fatto 58.800 spettatori e quest'anno nelle partite giocate è già oltre i 65.000 spettatori. Vediamo anche il Milan come è piuttosto indietro in questa classifica con solamente 18 euro generati. E questo è un motivo per cui c'è l'investitore straniero, ho la possibilità di avere un buon margine di crescita rispetto a questo tipo. L'altro è molto interessante, cerchiamo di visualizzare le nostre grafiche su tutto il nostro wall. Perché? Perché il prezzo di accesso, di entrata, la fiche che devi mettere sul tavolo per acquistare la società è notevolmente più bassa ancora rispetto alle altre grandi europee, no? Tu ci hai portato tutta una serie di dati sul valore medio, sempre calcolato da KPMG, delle squadre più importanti di ogni paese. Beh, insomma, noi possiamo guardare qui, se facciamo una bella carrellata rispetto a tutto quello che vediamo, la media inglese è 2 miliardi e mezzo di euro, la media spagnola è 1 miliardo e 8 di euro, la media italiana, mi giro, 840.000 euro. Esattamente, l'hai chiamata correttamente la fiche d'ingresso al mercato degli investimenti nel settore del calcio, però devo dirti che noi questa cosa l'avevamo
predetta 3 anni fa, quando dicevamo bisogna investire nel calcio italiano, perché nel frattempo i valori di impresa delle squadre italiane sono cresciuti notevolmente. La squadra in Europa che l'anno scorso è cresciuta di più, secondo la nostra analisi, è stata l'Inter, che è cresciuta del 41%, sfiorando quasi i 700 milioni. La Juventus è cresciuta del 57%, stabilizzandosi al 10° posto in Europa. Tendo a sottolineare, siccome c'è stato un fortissimo investimento e interesse nel mercato inglese, che ci sono 6 squadre in Inghilterra, oltre alle 4 menzionate su questa grafica, che sono Tottenham e Arsenal, che raggiungono i 2 miliardi o quasi li sfiorano. Quindi questa possibilità di accedere al mercato italiano, tutto sommato con un investimento relativamente limitato che ti dà accesso a 4 posti in Champions League, la possibilità di ottenere un upside dall'investimento in stadi, è un'opportunità piuttosto unica. Quindi ci aspettiamo qualcun altro che arrivi? Io direi proprio di sì. Grazie allora Andrea Sartori. Prego. Per questa lucidissima analisi sugli investimenti stranieri nel calcio. L'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna la prossima settimana. Grazie ancora.